Ciao a tutti ragazzi e buon anno! Anche quest'anno 2021 inizia con la presentazione di alcuni prodotti nuovi, quindi nuovi unboxing. Con l'occasione volevo subito ringraziare l'Emporio del Pescatore, il negozio che sta qui a Roma, che così mi supporta sempre e mi ha dato la possibilità di avere questi prodotti. Quindi ringrazio Massimiliano Pierro e Fabio Massimo Aleandri che praticamente ho incontrato sabato e mi hanno dato queste cose per aprire e presentare. Ringrazio anche chiaramente la Salvimar che ogni volta mi dà questa occasione di presentare i prodotti, quindi Marco Zannini lo ringrazio e Massimo Quattrone, mi fa molto piacere collaborare con loro. Bene, i prodotti sono 3, però chiaramente ne presentiamo uno per volta. Mi è arrivata una maschera nuova, la nuova plancetta e un fucile nuovo, più corto rispetto all'altro che avevo già provato. Quindi andiamo ad aprire il pacco, così vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Fare un unboxing è sempre una cosa bella perché uno sa che cos'è, però non, diciamo dal vivo ancora non l'ho visto. Eccolo qui. Questa è l'asta, è tutto imballato, quindi è praticamente nuovo. E questo è il fucile, è il Tomahawk 65, l'enfant terrible, praticamente è piccolo ma molto probabilmente è cattivissimo come arbalete. Allora, io avevo già presentato il 95, quindi le caratteristiche sono praticamente le stesse, cambia soltanto quindi la lunghezza del fusto e chiaramente la lunghezza degli elastici che è adeguata alla lunghezza del fucile e all'asta. Quindi abbiamo sempre un fucile col fusto ad osso di seppia e guidasta integrale, quindi riprende sempre la stessa fattura dell'altro. Nella parte diciamo posteriore, che sono stati precaricati al momento qui sul fucile, abbiamo una coppia di elastici da 15, questi qui rossi, e poi c'è la coppia quella principale che sono da 16. Quindi questo è il fucile, perfetto. Poi abbiamo l'asta, eccola qui. L'asta è sempre la stessa, quindi è più corta. Abbiamo 3 speroni, uno nella parte centrale, quindi che agevola il caricamento, e poi abbiamo gli altri 2 che praticamente servono per caricare il fucile alla massima potenza. Ogni sperone, quindi ogni pinnetta è forata per mettere quindi la sagola e equipaggiarlo col nylon o col dinema, a secondo come vogliamo. E adesso andiamo a vedere che misure hanno questi accessori. Iniziamo con l'asta. L'asta ha un diametro di 7 mm, quindi rispetto al modello precedente è un pochino più piccola, veramente anche se è 7 mm è una bella asta, quindi ottima per fare dei tiri potenti. Poi la lunghezza è 105 cm, quindi l'asta equipaggiata per il Tomahawk 65 è 105 x 7. Allora, questo è il fucile, come abbiamo detto. Il fucile misura tutto quanto, anche se è un 65, misura 94 cm, quindi a fine appoggio sternale sulla parte della testata. Poi nella confezione, come nell'altra, troviamo
il nylon per equipaggiarlo e quindi per montare l'asta e metterla sul fucile, e poi abbiamo l'elastico, quello per la precarica, che ci agevola il caricamento quando andiamo a tirare fuori il dinema dalla testata. Poi c'è il libretto di istruzioni che chiaramente spiega come utilizzare il fucile, come va montato e c'è la garanzia. Il caricamento ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video, comunque il sistema è sempre lo stesso. Se vi ricordate, questo fucile è possibile inserire l'asta all'interno della testata anche se il dinema è in tensione sulle carrucole, quindi non c'è bisogno di scaricarlo per metterla, perché ha un sistema veramente collaudato e funzionale per montare l'asta, per inserirla. Facciamo anche un passaggio in meno, non va scaricato e gli elastici non vengono lasciati in bando, specialmente in mare. Ecco, il sistema di sgancio è sempre lo stesso, ottimo, molto morbido. E niente, allora per caricarlo, io, per chi non ha visto l'altro video, è molto semplice, quindi basta togliere un elastico, quindi di questi da 15 rossi, quindi lasciarlo così, posizionare questo carichino all'interno del dinema qui sulla testata e poi si porta questo elastico in questo modo qui e si porta giù. Chiaramente io non lo carico perché fuori dall'acqua, a parte che è vietato, però è sempre pericoloso perché è un fucile che anche se ha la sicura sull'impugnatura, è sempre un po' pericoloso caricarlo. Comunque il sistema è semplice, quindi una volta che sono usciti questi elastici dalla testata basta portarli indietro, quindi tirare da qua questo elastico, si porta prima sulla tacca centrale, si toglie questo e praticamente si carica alla massima potenza, quindi questa sotto. Una volta caricato si prende l'elastico che abbiamo scaricato e si riporta nella parte massima qui sotto dove in teoria va il mulinello, quindi è abbastanza semplice come l'altro, insomma. Essendo più corto poi è pure più semplice, quindi pure più veloce, meno duro da caricare. Lo riportiamo a secco e ritorna nella posizione iniziale. Eccolo, il fucile è veramente bello, ma a mio avviso per pescare in acqua torbida anche questo, come ho detto, è molto ignorante, è veramente potente, perché con tutti questi elastici diciamo che ha potenza da vendere, quindi non dovrebbe avere problemi a passare pesci anche di grossa mole, perché l'asta già è pesante. Poi con questa potenza di elastici, a mio avviso, al pesce gli arriva una bella botta. All'interno della confezione c'è anche l'impugnatura sinistra, quindi questo guanciolo qui preformato e metterlo al contrario, e quindi è possibile pescare con la mano sinistra. Il sistema dello sganciasacola è reversibile anche questo, quindi bisogna smontare questa parte qui e girarlo. Comunque è molto semplice. Vi do qualche altra informazione sulle misure. Diciamo che l'ingombro totale del fucile, compresa l'asta, e quindi se lo vogliamo confrontare con altri, dall'appoggio sternale alla fine della punta dell'asta è 114 cm, quindi è corto come fucile. Per il brandeggio lo vedo molto bene, perché il fusto a osso di seppia agevola tantissimo questo movimento laterale, anche se penalizza leggermente la forma del fusto il brandeggio diciamo così verticale, anche se si utilizza meno rispetto a quello orizzontale, però con un po' di pratica, rotando leggermente, portarlo verso l'alto, diciamo si velocizza il brandeggio e si riesce a utilizzare molto bene. Chiaramente ragazzi cercherò di provarlo il prima possibile, anche se ho un altro fucile da provare. Purtroppo in questo lockdown, in questo periodo del Covid,
siamo stati bloccati un po' tutti, io sono circa un mese che non entro in mare, quindi vediamo un attimino di provarlo quanto prima. Chiaramente non dipende da me, ma dipende da come vanno le cose con questo virus. Ecco, e questo è il momento buono per l'acqua torbida, quindi magari qualche bella spigola, qualche pesce così bianco da prendere adesso che è inverno. Bene ragazzi, credo di aver detto tutto per quanto riguarda questo fucile. Al momento ho finito, e quindi quella cosa che volevo chiedervi, se il video vi è piaciuto mettete un like e niente, poi continuate a seguirmi, magari iscrivetevi al canale così vi arriveranno altre notifiche e chiaramente le prossime presentazioni, quindi della plancetta e della maschera, sarete aggiornati praticamente subito. Grazie ancora a tutti e ci sentiamo presto. Ciao!